Bentornati a Football Benchmark e benvenuto ad Antonio Di Cianni, consulenti di KPMG. Buonasera Luca, buonasera ai nostri telespettatori. Allora, oggi Antonio, con te vogliamo parlare delle sponsorizzazioni, cioè quanti soldi arrivano nelle casse delle società più importanti d'Europa e più importanti d'Italia, per capire anche la differenza di aggressione del mercato da parte di queste società e di penetrazione del mercato da parte dei vari istituti che vogliono fare la sponsorizzazione del calcio, cioè chi investe di più nel calcio. Allora, partiamo da una panoramica che ci avete consegnato voi rispetto al Big Five, cioè ai 5 campionati più importanti d'Europa. Questo è il numero di aziende che sponsorizzano, che vogliono fare sponsorizzazioni nei campionati più importanti in Europa. Sì, nei principali campionati. Abbiamo voluto vedere qual è il numero totale di sponsor, parlando di sponsor non solo di maglia e sponsor tecnico, ma tutti gli sponsor che fanno parte, diciamo, del portafoglio delle squadre di questi campionati che vedete in sovraimpressione. E diciamo che questo è un primo numero che conferma un dato. Si dice sempre che la Premier League inglese è il campionato più bello del mondo, il campionato più famoso del mondo. Diciamo che questo è un primo dato. Vediamo qui infatti la Premier League è il campionato europeo con il maggior numero di sponsorizzazioni. A sorpresa l'Italia è seconda. A sorpresa l'Italia è seconda, adesso vedremo poi nella seconda grafica anche, diciamo, che però questo secondo posto viene un attimo, diciamo, diluito. Però ecco, effettivamente un primo dato, ecco, stasera vogliamo analizzare questi campionati non dal punto di vista, diciamo, dei ricavi e dei costi, ma sotto quest'ottica più commerciale. Allora, la Premier League è quella che attrae il maggior numero di aziende per quanto riguarda la sponsorizzazione, seconda l'Italia, l'ultima la Lega. Avete voluto anche fare una specifica per quanto riguarda se sono aziende nazionali, quindi dello stesso paese della competizione di cui abbiamo fatto riferimento, oppure se sono straniere. Ecco qua allora come si dividono tra sponsor nazionali in rosso e sponsor internazionali in blu le sponsorizzazioni di qui sopra. C'è un grande dato che balza all'occhio, no? Che fondamentalmente la Premier League ha quasi un 50 e 50 tra sponsor nazionali e sponsor internazionali, mentre invece le altre tre Big Five, eccezione fatta per la Spagna che ha una vocazione quasi internazionale, sono molto nazionali. Sono molto nazionali, sì. Qui adesso ecco, vediamo secondo dato dove si conferma, diciamo, l'interesse internazionale del campionato inglese, l'unico campionato dei Big Five che ha più sponsor internazionali che nazionali. L'Italia, che è seconda per numero di sponsor, vediamo avere una grossa discrepanza tra sponsor domestici ed internazionali. Per l'esattezza è la seconda per sponsor domestici, solo dietro la Ligue 1, mentre la Liga, come dicevi tu, effettivamente è l'unica, diciamo, un po' più vicina alla Premier. Del resto si sta internazionalizzando molto, ha aperto uffici in America, nel Medio Oriente, quindi sta cercando di seguire, diciamo così, il modello inglese, e questi numeri sembrano confermarlo. Diciamo molto simili come struttura, Serie A, Ligue 1 e Bundesliga. La Liga che sta cercando di avvicinarsi il più possibile alla Premier League. Sì, con Real Madrid, Barcellona e Atletico che probabilmente fanno da traino. Ovviamente sfrutta il prodotto classico. Real Madrid-Barcellona è la partita più vista del mondo e quindi ovviamente può fare questo effetto traino. Qui abbiamo visto le percentuali che riguardano sponsor nazionali e sponsor internazionali, il numero di aziende che vogliono sponsorizzare nei club che partecipano a queste competizioni, ma nel fatturato complessivo quanto incidono questi numeri qua rispetto al totale? Anche qui ci sono delle belle sorprese. Assolutamente Antonio. Sì, perché a questo punto abbiamo voluto, diciamo, focalizzare un po' più l'analisi sui ricavi commerciali. Esatto. Qui facciamo un piccolo salto indietro, andiamo nella stagione 15-16, l'ultima con tutti i bilanci a disposizione, e vediamo come praticamente diciamo un po' a sorpresa la Ligue 1 abbia il maggiore impatto di ricavi commerciali sul totale, la Ligue 1 francese. Qui una piccola parentesi, diciamo una piccola spiegazione sul perché la Ligue 1, che non abbiamo visto, diciamo, nelle prime posizioni nelle grafiche precedenti. Ci sono due motivi principali: uno, il mercato televisivo dei diritti televisivi in Francia è, diciamo, un po' più debole rispetto agli altri 4 paesi; due, c'è l'effetto PSG. Ovviamente il Paris Saint-Germain fa, come dicevo prima, l'effetto traino del classico per la Liga, fa da grandissimo traino per la Liga in termini di ricavi commerciali. Ti posso dire che il Paris Saint-Germain nel 15-16 ha avuto
ricavi commerciali di circa 370 milioni di euro, che rappresentavano praticamente il 56% di tutti i ricavi commerciali di tutte le 20 squadre. Quindi capisci che quella percentuale lì viene molto dal PSG. Premier League, Serie A, Liga più o meno il rapporto è 30-70, ricavi commerciali, altri ricavi. Sì. La più virtuosa potremmo dire che è la Bundes, eccezione fatta per la Ligue 1 con tutte le eccezioni di cui abbiamo appena la parlato. Bundes che ha meno ricavi, scusami, meno sponsor in totale, però più ricavi commerciali sul totale. Quindi effettivamente diciamo che le squadre tedesche sono in grado, evidentemente, sono le più brave a vendere il prodotto? Di ottimizzare, esatto, sono quelle più in grado di ottimizzare il prodotto Bundesliga, stadi sempre pieni e riescono appunto ad avere queste, diciamo, performance più di valore. Di valore, esatto, sì. Andando sempre più nello specifico, sì, perché qui stiamo parlando di leghe, andiamo a vedere invece gli sponsor tradizionali, ovvero lo sponsor tecnico e quello che viene scritto poi invece il valore della maglia. Quanto vale la maglietta? Sì, stringiamo un altro po' l'analisi. Esatto. Qui ci troviamo di fronte alle 8 migliori squadre europee per performance commerciali, per quanto riguarda il kit jersey, quindi per quanto riguarda il valore commerciale della maglia, e Antonio, non c'è neanche un'italiana nelle prime 8. Sì, diciamo che sfortunatamente è così, per altri versi non è una sorpresa. Se vediamo i primi 3 posti si parla di valori di maglie che sono equivalenti a più dei ricavi totali di molte squadre di tutta la Serie A, quindi si capisce che c'è un divario molto grande. Qui sì, 5 squadre su 8 sono inglesi, quindi anche qui la forza della Premier League in questo particolare ambito. Poi le 2 spagnole e il Bayern Monaco. La Juventus sarebbe la prima italiana, con un valore della maglia sui circa 40 milioni di euro, sarebbe intorno al 10° posto, quindi vicina comunque alle top 8. Ci avete fornito anche i dati italiani. Sì. Una piccola riflessione su questi dati qua: quando poi parliamo di 30-70 ricavi commerciali, ricavi totali, fate riferimento ai numeri che vedete adesso per quanto riguarda le società, perché il 30% dell'Inghilterra o della Spagna probabilmente è molto più alto del 30% dell'Italia. Sì, dell'Italia, assolutamente. In valori assoluti poi i numeri sono più alti per questi, per esempio per l'Inghilterra, assolutamente. Ti do un altro paio di dati: la squadra che ha i ricavi maggiori per quanto riguarda il kit sponsor, quindi lo sponsor tecnico, è il Barcellona, che addirittura ricava 85 milioni di euro all'anno da Nike, mentre come valore, come sponsor di maglia principale, il Real con Fly Emirates prende 70 milioni di euro all'anno. Ecco, a proposito di sponsor principali, avete individuato 2 grandi categorie di sponsorizzazioni: sì, le agenzie di scommesse e appunto le compagnie aeree. Sì. Con 2 dati secondo me significativi, perché come numero di sponsor, come vedete anche dal grafico, le agenzie di scommesse sono praticamente il doppio rispetto alle compagnie aeree, ma come presenza economica il dato si ribalta completamente. Sì, abbiamo visto che sempre nelle cosiddette Big Five, nei principali campionati europei, le compagnie che sponsorizzano di più le squadre in termini di numero sono le società di scommesse, appunto, cosiddette gambling, e sono 13 contro 6 invece delle compagnie aeree. Tuttavia i ricavi totali delle squadre, quindi le sponsorizzazioni totali di questi 2 tipi di società, sono ben diverse, cioè praticamente le società di airline sponsorizzano per il totale il doppio di quelle di scommesse. Secondo te una spiegazione? Beh, praticamente... Perché una compagnia aerea investe così tanto nel calcio? Beh, sicuramente le compagnie aeree vanno su, mi verrebbe da dire, su squadre di bandiera dei palesi, quindi vanno da squadre più importanti come il Manchester City piuttosto che il Real Madrid, eccetera. Le società di scommesse hanno sì più squadre nel proprio portafoglio, però hanno squadre magari di livello medio-basso. In Inghilterra per esempio hanno squadre come lo Stoke City, il Bournemouth e via dicendo. Poi c'è da dire, sempre dai dati che ci avete fornito, che per esempio Fly Emirates, che investe nel calcio circa 150 milioni di euro, sì, ha cercato di prendere il top forse o quasi mondiale in ogni paese, no? Quindi il Real Madrid per quanto riguarda la Spagna, Arsenal per quanto riguarda l'Inghilterra, il Paris Saint-Germain, il Milan in Italia e l'Hamburgo in Germania. L'Hamburgo in Germania, sì. Quindi sono andati a cercare di prendere, come dire, i top per ogni anche a livello di brand probabilmente. Assolutamente, 5 su 6 infatti tra le compagnie aeree sono sponsorizzate Fly Emirates, l'unica altra è Etihad che sponsorizza il Manchester City. Ultima considerazione a proposito di kit jersey è l'Italia, sì, perché ci hai anticipato il dato per quanto riguarda la Juventus, 40 milioni di euro, la prima delle italiane
nella classifica europea e naturalmente la prima per la classifica italiana. Ovviamente sì, quindi prima la Juve. Qua vediamo due come... sorprese, ti direi, esatto. così. Il Sassuolo al quarto posto. Qualcuno penserà che qua c'è un errore, non è un errore. E la Roma all'ultimo. Sì, l'ottavo. All'ultimo delle 8 ovviamente. È bene fare una precisazione sulla Roma. Dunque sì, sulla Roma appunto è bene precisare che proprio nei giorni scorsi recentemente è stato annunciato un accordo di 3 anni con Qatar Airways. Altra compagnia aerea. Altra compagnia aerea che si aggiunge alle 6 di prima, quindi passiamo a 7, esatto. Dopo 5 anni senza sponsor di maglia la Roma ha trovato questo sponsor prestigioso. Possiamo dare le cifre perché sono pubbliche, circa 40 milioni in 3 anni esclusi bonus, quindi un bel salto per la S Roma. È quarto? Il Sassuolo è quarto, prende 1 milione di euro dalla K e poi 21 vengono dalla Mapei, che è lo sponsor ovviamente di maglia, Mapei che fa riferimento a Squinzi che è anche il presidente, quindi sostanzialmente è una, diciamo come si dice in gergo, un'operazione con parti correlate. Se vuoi ti do una piccola curiosità: in questi anni la Mapei ha dovuto addirittura diminuire leggermente la sponsorizzazione perché il Sassuolo ha fatto la Europa League 2 anni fa e c'è una regola del fair play finanziario che vieta alle squadre di avere ricavi con parti correlate superiori al 30%. Quindi ha dovuto diminuire. E quindi ovviamente i ricavi da stadio e televisivi del Sassuolo sono, diciamo, limitati e i ricavi commerciali rischiavano di essere oltre il 30% e quindi c'è stato questo, diciamo, adeguamento. Domanda brevissima, l'ultima, risposta super breve perché siamo già in ritardo. Ci sono margini naturalmente di crescita per le italiane, a non arrivare subito ai 130, 140 del Real Madrid o del Barcellona? Subito no, però sicuramente il Milan per esempio ha già annunciato l'anno prossimo passerà a Puma, ancora non sono ufficiali i dati, si vedrà se riusciranno ad avere addirittura qualcosa in più. Ovviamente l'Inter con la nuova proprietà cinese, ne abbiamo parlato qualche puntata fa, sta anche andando molto forte sui ricavi commerciali e sicuramente viene da pensare a squadre come il Napoli e la Lazio, con stagioni così positive, se riescono a mantenere questo trend, alla fine sempre poi si lega tutto alle performance sportive. Sicuramente, diciamo, partendo da questi numeri c'è margine di crescita sicuramente. Bene, allora grazie della chiacchierata Antonio Di Cianni, adesso sappiamo qualcosa in più sulle sponsorizzazioni. Per Football Benchmark l'appuntamento è alla prossima settimana. Grazie, buonasera.